La memoria è ciò che ci rende chi siamo, ma cosa succede quando amare significa accettare di essere dimenticati? Anche se il nostro amore svanisse stanotte è un melodramma adolescenziale diretto da Kim Ye-young, disponibile su Netflix e tratto dall'omonimo romanzo giapponese adattato già in un film nel 2022. Un film che usa i codici del romance per riflettere su un tema molto più ampio, la memoria come fondamento dell'identità e delle relazioni. La protagonista è So-yoon, studentessa di secondo liceo affetta da amnesia anterograda in seguito a un incidente stradale. Ogni mattina, al risveglio, la sua memoria si azzera. Non ricorda nulla del giorno precedente. A conoscerne la condizione sono solo i genitori, l'amica Jimin e gli insegnanti. Per affrontare il presente, So-yoon tiene un diario e una serie di memo che le permettono di ricostruire il proprio passato recente. Ricordare per lei non è più un atto spontaneo, ma una pratica quotidiana necessaria alla sopravvivenza. A scuola, intanto, alcuni bulli prendono di mira Dong-shi. A difenderlo interviene Jae-woon, che per far cessare le angherie accetta una sfida: chiedere a So-yoon di uscire. Inaspettatamente, lei accetta, ma pone 3 condizioni precise: messaggi brevi, parlarsi solo dopo le lezioni e soprattutto divieto assoluto di innamorarsi. Dopo It's Ok, Kim Ye-young torna a raccontare l'adolescenza scegliendo di mettere al centro la memoria. Non è un caso che la materia preferita di Jae-won sia la storia coreana, custode di una memoria collettiva che contribuisce a formare l'identità di un popolo. Per So-yoon, invece, la memoria non è più una bussola naturale, ma uno strumento fragile da maneggiare con cautela. Eppure So-yoon non è un personaggio debole e passivo, è lei a decidere di voler provare emozioni nuove, pur sapendo che le dimenticherà. Altrimenti la vita è una noia, dice. Una frase che racchiude tutta la sua forza e la sua lucidità. Il rischio, di cui è consapevole, tuttavia, è che da questo esperimento emotivo possano uscire feriti sia lei sia chi le sta accanto. Da qui nascono le 3 regole che impone a Jae-won. Messaggi brevi, perché sarebbe un guaio se lui parlasse del giorno prima. Parlarsi solo dopo le lezioni, così da avere il tempo di leggere i suoi appunti e riordinare le informazioni su di loro. E infine il divieto di innamorarsi, perché la loro relazione è destinata ad avere una scadenza e dunque non ha senso coltivare sentimenti troppo profondi. Naturalmente l'ultima regola, quella più importante, è destinata a essere infranta. Per Jae-woon lo è fin dall'inizio. Il suo amore appare più maturo della sua età. Non è idealizzato, ma consapevole. Non è egoista, ma altruista. Accetta di essere usato, pur di rendere ogni nuovo giorno di So-yoon un giorno felice. Il suo obiettivo non è essere ricordato, ma fare in modo che quei giorni lasciino un'impronta emotiva, anche invisibile nel cuore della ragazza. È qui che il film introduce uno dei suoi nuclei più profondi, la memoria implicita, quella che non passa dall'ippocampo, ma dal corpo, dai sensi, dai gesti, come andare in bicicletta, o ricordare inconsciamente il modo in cui qualcuno ti allaccia le scarpe. Anche se la memoria cosciente svanisce, qualcosa resta. Amare per Jae-won significa voler bene, un atteggiamento che applica anche al rapporto con il padre Song-yeon, rimasto ancorato al ricordo della moglie scomparsa. Jae-won vorrebbe vederlo rifarsi una vita, non perché non senta la mancanza della madre, non perché il dolore del padre non sia legittimo, ma perché vivere nel ricordo non riporta indietro chi abbiamo perso. Rende solo paralizzati in una piacevole sofferenza chi resta. È come se il ragazzo avesse già compreso che l'amore autentico non trattiene, ma lascia andare. Ed è proprio per questo che Jae-won, sapendo di avere i giorni contati, compie la sua scelta più radicale, per consentire a So-yoon di andare avanti, per non trasformarla in qualcuno come il padre, incapace di vivere nel presente, chiede all'apparentemente burbera ma empatica Jimin di cancellarlo dalla memoria acquisita dell'amata. Non per sopprimere ciò che è stato, ma per impedirle di restare prigioniera di un legame che per sua natura non può durare nel tempo della memoria cosciente e la costringerebbe a replicare ogni giorno all'infinito l'esperienza del dolore. So-yoon in seguito ricorda di essersi addormentata presto la notte precedente. Sta guarendo, ma avverte di stare perdendo qualcosa di fondamentale, legato a una memoria implicita ormai impossibile da ignorare. Ed è solo quando la sensibile Jimin rompe la promessa e le restituisce diari e telefono che emerge la verità più struggente. So-yoon aveva scelto di non dimenticare Jae-won ancor prima di conoscerlo, segnandosi il suo nome dopo averlo incrociato in ospedale.
Anche se il nostro amore svanisse stanotte è un film imperfetto, a tratti prevedibile e in un punto chiave inutilmente intricato, con un montaggio che va in flash forward e che ingarbuglia così la sceneggiatura. Ma al netto delle convenzioni del melodramma romantico, riesce a parlare del bisogno umano di essere ricordati, o forse del coraggio di accettare di essere dimenticati. Il film ci dice che le cicatrici non spariscono, ma il dolore non dura per sempre, e che anche se la memoria svanisce, ciò che resta nel cuore non cambia mai. Se il nostro amore svanisse stanotte, sembra suggerirci il film, non significherebbe che non è mai esistito. Significherebbe solo che dovrà trovare un altro modo per restare. E se anche questa recensione svanisse dalla memoria, spero almeno vi abbia lasciato qualcosa. Se vi va di restare, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate la campanella, così almeno qui cercheremo di non dimenticarci.